Bastille, Tropical Pizza, Radio Deejay. Welcome back to Radio Deejay. Ciao Thank ragazzi. you for having us. Ciao, ciao. Hello, ciao, ciao. Com'è stato il vostro weekend? How was your weekend? It was good. We just got back from America. The name of the CD is Worldwide. Everybody in the audience, you're going home with a copy. We'll be right back. Wow. And we were in America for 2.5 weeks, so it's we had a day at home. I was doing laundry, mostly. Woo. In London. Yes, and then we came here yesterday and we played on a TV show. So get drunk, call me a fool. Yeah, ok, so good. Yeah, it's a good weekend. Bel weekend perché siamo appena tornati dall'America, abbiamo fatto 2 settimane e mezzo, abbiamo fatto una breve pausa a casa che abbiamo utilizzato più che altro per fare della lavanderia e ieri eravamo in televisione in Italia, oggi siamo a Tropical Pizza. How was your weekend? It was great too, yeah. I spent the afternoon with my band playing Christmas songs. Oh, that's amazing. All I want for Christmas is to And it put me in a good mood, you know. What was your favourite Christmas song? I think, Santa Claus is coming to town. It's very... Yeah, it's a big classic song. tune. Big Yeah. tune. It's really up to the version, you know. It really is. Yeah. Stiamo parlando di canzoni di Natale, di come ho passato io, diciamo, il mio weekend. Molto gentile, come è andato il tuo? No, però il concetto del weekend cambia quando diventi una band, no? Cioè loro da studenti di Leeds, dove si sono incontrati, probabilmente una volta vivevano il weekend da studente, adesso ci sono i concerti. I think the whole concept of the weekend changes when you become a big band, you know, like maybe when you were students, you know, weekend had a total different meaning. Yeah, I guess because I think your whole life is kind of an inversion. Normally, because Exactly. your whole day is framed around the gig in the evening, Right. which is kind of the wrong way round. And then, yeah, there's no such thing as weekends. Like Right. particularly in the summer during festival season. Exactly. It's like you're working sort of Wednesday to Monday, and then you've got Right. But yeah, no, it's Fascinating, I It guess. is weird, but it's also, you know, we're very lucky. Yeah, dice, sì, no, è strano, il concetto di weekend è completamente cambiato, ci sentiamo molto fortunati, però ormai ci sono i concerti, soprattutto d'estate, i festival, e poi insomma è strano perché è tutto al contrario, cioè il concerto è la sera, tutta la giornata la passi pensando a questo concerto, invece che lavorare di giorno e poi rilassarsi la sera, però insomma nessuna lamentela. Senti, i Bastille, per molta gente sono quella canzone lì, Pompei, Of the Night, sono un po' i singoli, Good Grief adesso, ma loro hanno un universo di musica, regalano questi mixtape. blue jeans, white shirt. I'm saying not for everybody, of course, but for a lot of people, you know, you defy bands by their singles, you know. So right now, I'm sure they're like, oh yeah, Pompeii or Of the Night. There was a great version, Good Grief. That's great. But you guys have a whole universe of music that it's kind of similar to what hip hop artists do. You release mixtapes. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. And you have a lot of songs in the album. I think a lot of bands these days, it's not necessarily just 4 guys like in a garage. You know, it's about production and Yeah. it's about Yeah. experimenting. So yeah, we just like making music. So Exactly, we've made 3 mixtapes and 2 albums, and it's just nice to release songs and to experiment and stuff. So, It seems like you care about the real fans, you know. yeah, I think so. Well, you know, if as long as they care about us, we'll keep releasing music. Right. Ok, dice, perché loro hanno questa attenzione nei confronti di chi li segue davvero, no? Fanno uscire degli album con 19 canzoni, poi fanno uscire questi mixtape. Sì, ormai la band, più che la band che suona, dice è la band che produce, quindi si cerca di azzeccare dei singoli. Però a noi piace molto fare musica, se c'è della gente a cui piace ascoltarla, insomma ne buttiamo fuori tantissima. Come nei loro mixtape, c'è tanto cinema nella musica dei Bastille. Just like in the mixtape, we can tell that you guys love cinema and movies. There's always some introduction, and then the cover, for example, of Wildlife. Yeah. It looks like, you know, like it's a new movie. Yeah, we just love film posters and wanted it to look like a film poster. Yeah. No, it's cool. But it's
quite a lot of people find it quite scary, that cover though. Right. Sì, yes, it is. Yeah. La copertina del nuovo disco, no? Anche quella sembra un po' una locandina di un film, perché loro sono pazzi di cinema. Molti la trovano un po' paurosa, e lo è, perché non so se l'avete presente, è una specie di remake della foto classica dei lavoratori di New York che sono su un traliccio in cima. It is scary because it's sort of a cover of a famous photograph. Yeah, interestingly, people think that it's kind of inspired by the famous picture. Yeah, of the but it's buildings. not. Well, it wasn't, but it's nice that it has that kind of reminiscent feel. Right. And Edgy, yeah. Yeah. I mean, I think it's kind of a bit nostalgic. It looks like a timeless photo, I think, but Right. it was taken in March Okay. of this year. But yeah, I think I just love the idea that our album covers and the imagery that we use is kind of a bit confusing, in that you'd look at it and have to decide in your own head and Right. make up a story behind it. Just like a Lynch movie, for example. Exactly. Ok, dici, ci piace dare che la gente trovi tante interpretazioni, no? Delle cose che facciamo, un po' come fosse un film di Lynch dove tutti dicono la loro, no? Comunque non è ispirata da quella foto famosa, ed era una foto scattata a marzo dove si vedono questi due ragazzi sulla cima di un traliccio. Credo anche sia stata una foto quasi illegale. It's almost an illegal picture. I mean, can you actually... We sourced the picture from the internet. Ah, ok. Your Honor. Ok. Dice, no, ma quella foto non l'abbiamo scattata noi, l'abbiamo trovata su internet. Beh, devo dire che per essere una foto trovata su internet ha un'ottima definizione. For being a picture found on the internet has a very nice Yeah, I know. definition. Weird. And it's funny that we have access to the entire photo shoot and all of the videos that led up to it. But you know, the internet is a big and wonderful and interesting place. Beautiful It's place, a certo. plentiful resource. Certo. Si dice, è anche strano che noi di quella foto abbiamo quello scatto, ma tutto il backstage, anche nei video si vedono quelle immagini, ma sai, internet è un posto bellissimo, è molto grande, molto, molto affascinante. Senti, c'è una canzone sul loro disco che si chiama Two Evils. Che sarebbe due mali, no? Scegliere appunto il male minore, una frase che sentiamo molto spesso. L'hanno scritta pensando alle prossime elezioni americane, o did you write Two Evils thinking about the upcoming American election? No. There are so many songs on the album that retrospectively feel very appropriate. Right. And it's, you know, there's another song called The Currents on the album that we actually played it at a gig last week, having just watched the debate, the presidential debate, and I was like, I've never ever got on stage and sung with such like anger and passion. I was like, this feels so appropriate. Right. Yeah, no, it's interesting. I mean, And the Brexit, for example. oh my god, yeah. People think that Good Grief is about Brexit. No, sì. No, dice, let me translate the first part. Dice praticamente che la canzone, sì, il male minore, i due mali, sì, certo, è perfetta, no, per questo clima di elezioni americane, anzi, l'abbiamo suonata, abbiamo suonato anche un'altra canzone che può essere legata all'attualità, Currents, dopo il secondo dibattito, diciamo, presidenziale, e non sono mai stato così arrabbiato e così nella parte della canzone, però è un po' un caso, diciamo, no, perché le canzoni sono state scritte prima sia di questa sia della Brexit, però Good Grief, che penso parli di un funerale, sembra parli dell'uscita dell'Inghilterra dall'Europa. I mean, it's not about that. No. But it is interesting. I think what we quite like to release songs and just let people interpret them as they would like. Certo, noi facciamo canzoni che poi devono essere interpretate un po' da chi le ascolta. Good Grief is about a funeral, I think. Yeah. Ok. Good Grief, per esempio, è una canzone ambientata in un funerale. Anche qui si parla di ambientazioni, no? Come se fossimo al cinema. Senti, ci dicono qualcosa di Glastonbury. Could you tell us a little bit about Glastonbury? Because I know you've been fans before. You've been camping in Glastonbury before you played there. Someone has been evicted from Glastonbury before as well. Evicted? Mm-hmm. What does that mean? So I was asked to leave because I didn't have a ticket because I snuck in. How did you do that? Is that even possible? Yeah. Yeah. It is. It's definitely possible to sneak in. So when we played the very first time, we were a very young band, and we got booked really late, and so there weren't enough tickets for us all to get into the festival. So I had to make my way there
through other means. And I had to... Kyle was inserted into a sofa. Oh! Put in a sofa with another person, hidden in the sofa, and the sofa was put in the back of a lorry, and then that's how he got into Glastonbury. What, but he was supposed to play? Yeah, I know, but we were playing on some quite small stages, so they didn't give us proper tickets. Oh, shit! So Kyle, he got in an interesting way, and then he got out in an interesting way. Yeah. How did you get out? I got forcibly ejected. Security took me out. Oh. Did you get a certificate? I got a certificate saying, Carl, you've been evicted from Glastonbury, and I've got it framed on my wall. Oh, Yeah. è pazzesco. Allora stiamo parlando di Glastonbury, il festival più grande d'Europa, insomma, quello per cui i biglietti vanno finiti, cioè il giorno dopo che è finita un'edizione sono già esauriti quelli dell'anno dopo, no? Ci hanno suonato perché ormai sono una grande band, ma la prima volta che ci suonarono erano su uno di quei palchi microscopici dove suonano le band minori e addirittura non avevano i biglietti per tutti, quindi Kyle dovette entrare, diciamo, nascosto dentro un divano e fu sbattuto fuori dalla sicurezza che ogni volta che ti sbatte fuori da Glastonbury, anzi scusate, ti rilascia un certificato, come dire, sei stato sbattuto fuori, non puoi più entrare, e lui ce l'ha appeso al muro. It must have been amazing to perform at Glastonbury properly. This year was amazing, yeah. We played on the Friday night as the sun was setting, and there was sort of 60,000 people. Oh. And it was the first time we played a lot of our new songs, so it was it was probably one of the best moments of the year, I think, if not our whole career. Certo, è stato uno dei momenti più belli dell'anno, se non di tutta la nostra carriera. Abbiamo suonato al tramonto il venerdì sera su uno dei palchi principali, era la prima volta che suonavamo le nuove canzoni, c'erano 60.000 persone, è stato incredibile. Dan sta molto apprezzando le basi che sta mettendo DJ Aladdin. This is Simia Mobile Disco, I think. It's very Bastille, in a way. Well, we're all having very different experience. This is the most exciting interview I've ever done. So I'm like, sorry. Allora, Dan ha deciso di fare l'intervista con le cuffie, quindi sta ascoltando la musica che c'è in sottofondo, mentre per gli altri è un'intervista completamente diversa, è tutta un'altra esperienza. Senti, dove andate adesso? So che stanno andando in aeroporto. Now the whole crew is here, managers and record companies, the band. You're about to fly somewhere. Home. Home. We're going to the studio this evening, and then we're going to Holland, and then we're going to France. So we're concerts. Yeah, but it's not, it's nice. The album came out a month ago, and it's nice to be, being able to visit places and play lots of shows, and it's good. Bello. Concerti, Francia, Olanda. Adesso torniamo a casa brevemente nel nostro studio, lo studio nel basement. È vero che hanno uno studio molto umile, diciamo, rispetto ai studi che vediamo nei videoclip dei rapper. I hear you have a very, sort of like a humble studio compared to Kanye West, for example. It's about the size of this room. Yeah, no windows. No windows, it's underground. There's no windows, there's no light. There is a dehumidifier, though. Oh, well, yeah. So it's not humid. All right, at least, yeah. We have to have one of those UV lamps so that we don't all get depression from seeing no natural light ever. But not humid. But not humid, yeah. And it worked for the music. It came out great, yeah. And it was important to us to go back there to make the second album as well, because we thought, people kept asking us if we were going to go to some fancy studio in LA and work with everybody famous, and we were like, fucking no. Fuck off. Si dice è una stanzetta, è un basement, quindi senza uno scantinato, diciamo, senza finestre. Aggiungono, c'è comunque un deumidificatore, quindi è molto brutto, molto piccolo, l'attrezzatura è buona, però insomma non è umido, e ci piaceva l'idea di registrare anche Wildlife in questo studio perché ha portato bene con gli altri album. Sai, tutti ci dicevano, allora Bastille adesso registrerete a Los Angeles per 3 mesi. Fa no, ma non ci interessa, guarda, vogliamo stare nel nostro scantinato di Londra col deumidificatore che tanto abbiamo a fare la nostra musica, perché finora funziona. Ragazzi, grazie mille per essere passati da noi. Thank you so much for coming to the show. And good luck for all the tours. We'll see you back in Italy. Sometimes this year, right? In February. February the 7th. Febbraio 7. Questa è la data del concerto italiano dei Bastille. Grazie mille, in bocca al lupo. Thank you so much. Ciao. Thank you. Ciao.